Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere con questo interattivo il suo pensiero verso di te in questo esatto momento qual è. Ok? Quindi andiamo a vedere qual è proprio il pensiero che tu gli stai suscitando o le stai suscitando verso di te adesso. Ok? Ok, vediamo. Allora abbiamo il cuore rosso e la stella verde. E partiamo subito dal cuore rosso. Allora, vediamo. Ok, vediamo subito qual è. Prima di tutto l'energia che ha verso di te. Poi andiamo a vedere il pensiero, anche la parte emotiva. Allora, vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso. Ragazze mie, connettetevi col vostro Santissimo Angelo Custode, ve lo dico sempre. Se io mi dimentico, ormai lo sapete, fatelo sotto il link in descrizione dell'info box per le ragazze nuove. C'è il link dove potete vedere come si chiama il vostro angelo custode, in modo tale da invocarlo ogni qualvolta ne sentite la necessità. Allora, chiedo supporto ai 72 angeli e ai maestri ascesi per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore rosso. Il suo pensiero in questo preciso istante, in questo momento verso di te, qual è? Qual è la sua energia prima di tutto verso di te? Adesso, in questo preciso momento. Qual è la sua energia verso di te? Qual è la sua energia verso di te? Ah, sta cambiando un punto di vista. Magari non vi state sentendo, oppure se vi state sentendo, è comunque questa un'energia che ci parla di colui che si estranea proprio per vedere le cose più chiaramente. Per riuscire a vedere più stelle nel cielo bisogna avere un punto di vista differente, no? Quindi allontanarsi in modo tale da poter ammirare il firmamento e quindi da riuscire a vedere la completezza, da riuscire a vedere quei dettagli che sfuggono quando siamo troppo vicini a qualcosa e quindi è anche un cambiamento di prospettiva proprio per vedere anche a lungo raggio e anche per cercare di vedere in modo che tutte le circostanze, non focalizzarsi soltanto su una. Quindi è già un'energia di un qualcuno che sta cambiando delle prospettive, sta cambiando dei punti di vista. Ok, mo andiamo a metterci gli Osho Zen. Vediamo un po' questa energia verso di te ancora, di che cosa parla? Per i miei ragazzi del cuore rosso, per favore. Come che ti sta guardando così? Ah, beh, qua abbiamo la pazienza. E quindi qua ci sta dicendo già, a parte che ti vede come una donna paziente, una donna che sa attendere il momento giusto, una donna che è in armonia con i cicli della natura, mi viene da dire anche qui, è proprio in armonia con se stessa, è la grande madre, la grande madre terra, proprio colei che sa accogliere, qui abbiamo una donna incinta, colei che sa accogliere, che sa nutrire, che sa... È questo che sta pensando nei tuoi confronti proprio adesso, è proprio una valutazione completamente nuova, credo, perché allargando il punto di vista, magari allontanandosi anche, riesce a vedere che tu sei proprio incarni l'archetipo del femminile, ok? E quindi sta pensando tutto questo, quindi il pensiero verso di te mi pare già molto esaustivo. Ottimo pensiero. Vediamo ancora in questo momento nei tuoi confronti il suo pensiero. Che cosa parla questa prospettiva diversa? Il suo pensiero verso di te adesso, i miei ragazzi del cuore rosso. Mi vogliono uscire tutte, si sono girate tutte. Una certa timidezza anche qui vediamo, ok? Con un rischio e una lotta. Allora ragazzi, io qua vi dico una cosa. Questa persona per alcune di voi sta aspettando il momento giusto per fare un passo, sta guardando le cose da un punto di vista differente, ti vede proprio come colei che incarna la pazienza. Magari siete state una, o stati una relazione nascosta
perché c'era un'altra persona in mezzo e comunque sia lui sta cercando un punto di vista diverso proprio perché ti vede come colei che sa amare, come colei che sa seminare dei frutti e prendersene cura. Quindi qua mi viene da dire già che per molti di voi la situazione era quella che eravate una storia clandestina o siete una storia clandestina, comunque sia una storia non alla luce del sole. E questo ci porta a capire che questa situazione a lui, se c'è stato un confronto tra voi e una persona che c'era già nella vita di questa persona, voi incarnate la madre terra, voi incarnate colei che sa prendersi cura di se stessa e degli altri, proprio l'archetipo del femminile. Vediamo qua il suo pensiero verso di te adesso. Utilizziamo i tarocchi della Dea per avere ancora di più il femminile. Se sei uomo è la stessa cosa, è la tua energia yin. Vediamo un po'. Qual è il suo pensiero nei tuoi confronti adesso? Sa anche che ti deve delle spiegazioni. Qual è il suo pensiero verso di te adesso? Qua c'è un forte dolore, ragazzi mia. Qua c'è un forte dolore a cui lui sta cercando cioè lo sta sentendo forte questo dolore, sa che ti ha dato del grande dolore, proprio perché tu gli hai trasmesso l'archetipo del femminile, forse perché c'è stata un'altra persona, o comunque sia tu sei l'archetipo del femminile, qua c'è un forte dolore connesso. Il suo pensiero verso di te ancora adesso, date una carta su quella pazienza. Sì, qua abbiamo una regina di denari e quindi questo ci dice che tu sei proprio, mi viene da dire, l'archetipo della madre, l'archetipo di colei che è una donna pratica, pragmatica, una donna su cui si può contare e con cui si può costruire. Qua c'è proprio la regina di denari, nel pieno del suo potere. Qualsiasi cosa sia accaduta, è come se tu gli dessi conferma che niente ti può abbattere. E questo gli crea un forte dolore, magari se vi siete separati. È proprio questa separazione che gli fa prendere coscienza. Ok, andiamo a vedere un attimo il suo pensiero ancora verso di te adesso. Vediamo. Il suo pensiero verso di te adesso. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore rosso. Qua abbiamo una morte, ragazzi, qua si sta trasformando tutto, sta cambiando il suo pensiero verso di te. Inerente ai fattori che abbiamo magari elencato adesso. Ancora, lui verso di te adesso, il suo pensiero qual è? Qua abbiamo un 10 di coppe, ragazzi. Lui si sta rendendo conto che grazie a questo cambiamento tu sei la sua felicità, tu sei proprio, e adesso la vuole questa felicità se non l'ha voluta prima, perché qua abbiamo un osservatore. Tu sei la sua felicità, sei il nettare, mi viene da dire, il nettare della vita. Ancora, il suo pensiero verso di te qual è? Qua abbiamo un paggio di spade. E qua mi confermano che può guardare le cose da lontano, ti osserva o anche se non osserva da lontano sui social o altri strumenti di questo tipo. È come se proprio perché lui sta avendo la trasformazione inerente alla grande felicità che vede con te. Qua abbiamo il paggio di spade a come fare e come non fare rispetto a come muovermi. Ok? Qual è il suo pensiero verso di te? Qua mi confermano che ci possono essere altre persone coinvolte oppure semplicemente dei suoi conflitti interni che sono conflitti relativi al fatto che si è da poco aperto, trasformato alla vera felicità del cuore, a sentire cosa significa, ok? Ancora il suo pensiero per te? Sì, qua ragazzi miei c'è la stella. Qua è una relazione, si sente destinato a questa relazione, qualsiasi situazione ci sia adesso tra di voi, si sente proprio destinato a questa relazione, sta sanando delle ferite, questa brutta ferita qui, che ti ha potuto dare, che ti ha potuto aver dato. Ok, adesso fatemi capire qual è la sensazione proprio rispetto a questo 10 di coppe nei tuoi confronti, il tuo pensiero verso di te adesso.
Qua è ossessionato da questa cosa, ragazze. Qua c'è un'apprensione, tanta apprensione rispetto a questa gioia che sente nei tuoi confronti e nel volerla vivere. Date una carta sulla stella, il suo pensiero nei tuoi confronti adesso. Sì, qua c'è probità, lui è sincero in quello che prova. Questo è un re di fiori, non la probità, che proprio in questo mazzo ci dice che lui è una persona sincera che qua chiede la mano della fanciulla, e quindi probità rispetto a questa stella. Lui si sente desideroso realmente, si sente destinato a questa relazione ed è sincero. Qualsiasi cosa stia accadendo tra di voi, è come vi ho detto prima con la donna di denari qui, eh? Ok, fatemi mettere adesso, voglio vedere con... aspetta, ci mettiamo queste. Stai riprendendo tu? Sì. Allora, vediamo un po' il suo pensiero verso di te adesso. Rispetto a quello che stiamo dicendo, per favore, lui nei tuoi confronti adesso. Rispetto a quello che stiamo dicendo, lui nei tuoi confronti adesso, in che stato emotivo si trova? In che stato? In che stato? Lui nei tuoi confronti adesso? La ruota della fortuna, ragazzi. Buona sorte e tempismo. Allora, questa carta ci dice che lui in questo esatto momento proprio si sta rendendo conto di questa cosa, che è destinato. Magari se voi avete già un rapporto con questa persona, o comunque sia già vi sentite, eccetera, no? Allora, lui si sente destinato a questa relazione, vuole che tu gli creda in questa proposta qui, come vediamo dalla carta, no? E adesso, proprio la ruota della fortuna ci dice buona sorte e tempismo, e adesso il tempo in cui se ne è reso conto. E quindi questo passo è anche da qua a breve, mi conferma, visto che è uscita questa carta di tempistica. Io adesso ci voglio mettere, ancora con questo, dite per favore come le vede le mie ragazze o i miei ragazzi. La persona quindi a cui stai pensando in questo esatto momento, come ti vede? Ragazze, qua c'è una regina di bastoni, oltre che la regina di denari, la persona con cui costruire ha una fortissima attrazione nei tuoi confronti, ma soprattutto questa carta ci dice che non è solo attrazione. Qua è soprattutto il fatto che ti vede nel tuo pieno potere, te lo dicevo anche qui, qualsiasi cosa sia accaduta, ti vede nel tuo pieno potere e è anche capace di ammaliare le masse. Cioè di portare tutte le persone alla tua volontà, ti vede totalmente nel tuo potere, anche irresistibile, perché non solo sei così, sei anche colei che è pragmatica. Ok, ancora come ti vede? Qua abbiamo la morte. Ti vede come colei capace di tagliare tutto ciò che non serve. Ti vede come colei che è una maga, perché la regina dei bastoni è anche colei che agisce in conformità proprio del suo volere, ottiene ciò che vuole. Ti vede come trasformata, cambiata, mi viene da dire, soprattutto se non vi vedete da un po', ti vede completamente cambiata. E quindi questo gli può fare apprensione, anche magari della gelosia, ci può parlare il 5 di bastoni, ti vede radicalmente cambiata. E questo gli sta portando un'apprensione, lo vediamo anche qua, c'è un 9 di spade e 9 di spade, un'elaborazione interna, una crisi interna che lo porta a queste due carte qui che abbiamo visto, probità e stella, ossia il desiderio di manifestarti un'offerta importante, ok? E quindi fatemi capire, anzi ci mettiamo queste. Il suo pensiero verso di te adesso è proprio quindi questo, che ti vede completamente cambiata, c'è una paura di perderti e anche un po' c'è questa gelosia forte, questa apprensione e gelosia. Ok, magari ti ha dato un grosso dolore, si è allontanato, ti vede come proprio donna con cui creare. Ok, ancora quindi mi date una carta su quella regina di bastoni? Sono uscite due. 8 di bastoni, è come se ti volesse proprio comunicare. Qua ci sono un chiarimento, l'albero della vita, ti volesse comunicare per avere un chiarimento con te. Quindi rispetto a quello che stiamo dicendo adesso, cioè ti vede così nel tuo potere, capace di tagliare via i rami secchi e tutto il passato, e qua c'è l'otto di bastoni con l'albero della vita che ti dice la voglia di comunicare con te, oltre che a vederti così proprio fertile, te lo dicevo anche qui. Quindi come colei che sa la verità delle cose, l'albero della vita, no?
Allora, ma adesso voglio capire queste carte qui, anzi, no, guarda, io poi voglio capire come sta lui, rispetto a tutto quello che abbiamo detto, come sta lui, come si sente nei tuoi confronti, come si sente nei tuoi confronti, come si sente lui nei tuoi confronti, eccola, abbandonato, infelice. Qua abbiamo un 10 di coppe al contrario, che qua proprio c'è anche c'è scritto, no? L'abbandono, in base magari a un litigio che c'è stato, infelice, come si sente infelice, completamente infelice, ma già te l'avevo detto qua, Ok, e quindi mi dite cosa vorrebbe da te? Eccola, eccola, eccola. Qua c'è un 5 di spade, in questo caso al contrario, smarrimento, sconfitta, si sente sconfitto, completamente sconfitto, caspita. Ok, cosa vorrebbe da te? Cosa vorrebbe? Visto che è cambiato, cosa vorrebbe da te? Dite cosa vorrebbe da te, una carta solo per favore. Sono uscite 2000 carte. Ok, prendiamo questa che è l'asso di spade, sorpresa inaspettata. Qua c'è competizione anche. Qua mi viene da dire, da pensare che lui con questa gelosia per alcuni di voi, lui si sente di voler competere con altre persone e vorrebbe proprio chiarire. Sappiamo l'asso di spade è proprio parlare. Poi mi era uscito questo, il re di spade, infatti, con determinazione vuole parlare, mi era uscita questa che l'asso di denari affinché si abbia un trionfo. Qua ti vuole parlare che questa persona si sente abbandonata e infelice, senza di te. Qua ci darei regina di spade, per molti di voi c'erano altre situazioni coinvolte e quindi questo mi può far pensare anche con la morte che tutto questo è cambiato, è cambiata la sua prospettiva inerente a queste altre circostanze coinvolte insieme alla vostra relazione. Io adesso ci voglio andare a vedere queste carte qui, il suo pensiero ancora verso di te. Ragazze, qua abbiamo fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Questa persona vuole una... Ecco, te lo diceva anche qui, vedi? Qua vuole proprio darti qualcosa di importante e un desiderio che ha, quello di offrirti qualcosa di molto importante che parla di una relazione importante, stabile, di far crescere questa relazione o di sanare nel caso in cui ci fossero state delle complicazioni, le vediamo qua. Quindi il suo pensiero nei tuoi confronti è quello di risanare qualsiasi difficoltà e qua vuole raggiungere un impegno più elevato insieme a te, Ok? E quindi a questo punto io voglio capire, a questo punto io voglio capire quali sono le intenzioni che ha nei tuoi confronti. Abbiamo già visto, le intenzioni che lui ha nei tuoi confronti. Ragazzi, è decadenza, cioè questa persona sta completamente male in questo stato, l'abbiamo visto rispetto a questo. E quindi per uscire da questa situazione, magari qua c'è stata anche una decadenza economica, ragazzi, questa carta me lo può indicare, e quindi anche a livello, anche con questo 5 di denari, una perdita economica magari, e quindi a livello psicofisico non era ancora pronto per affrontare una situazione di impegno. Quindi cosa vuole da te questa persona? Qua c'è la luna, mi dicono che ci sono delle paure ancora connesse, anche delle cose non dette. E quali sono le volontà di lui o lei verso di te? Quali sono le volontà? Eroismo nel fare qualcosa di importante. Questa è anche la carta di colui che vuole vincere sulla competizione con altre persone, nel qual caso ci fossero. Quindi le sue intenzioni quali sono? Affari, qua c'è un re di denari e mi parla prima di tutto, ecco, mi dicono che probabilmente per molti di voi qua c'è stato delle problematiche economiche e quelle di rimettersi prima di tutto insieme con grande eroismo nel rimettere le cose a posto. L'abbiamo visto anche qua con l'asso di denari. Ok, quindi mi stanno dicendo che praticamente lui vuole rientrare in un certo potere economico, raggiungere una certa posizione, è questo che non ti dice, magari non ti dice nemmeno che c'è stata una perdita economica e lui come un eroe vuole trionfare in questa cosa.
ok? Prima di giungere a questa stabilità, ok? Allora, proprio perché ti vede come donna che ha la pazienza giusta, comunque sia la donna con cui costruire. Magari anche cause di divorzio, ragazze, vedete un po'. E la sorte è dalla parte vostra, ve lo dice qui. A questo punto ci metto queste altre carte, quindi allora ditemi adesso, per favore, quali sono, come prima di tutto, quali sono le sue intenzioni nei tuoi confronti. Quindi le sue intenzioni nei tuoi confronti quali sono? L'abbiamo già visto lì. Mettiamoci un'altra carta. Sì, qua c'è un 3 di coppe, ragazze. Queste ci dice appunto che rispetto alle sue intenzioni, la carta della riconciliazione, anche questa, di gioire insieme della vita, anche, no? Le sue intenzioni nei tuoi confronti. Qua c'è di nuovo un cavaliere di spade, e quella di parlarti velocemente. Le sue intenzioni nei tuoi confronti quali sono? Ragazzi, qua c'è un 2 di coppe. Cioè, la stesa si chiude qua. Proprio perché le sue intenzioni sono quelle di venire, correre, parlarti di voler avere questo amore incondizionato, ok? Il 2 di coppe, proprio la grande felicità, stare fuori, se c'erano altre situazioni, portarti a cena fuori, farsi vedere alla luce del sole. Questo è rispetto proprio alla pazienza che anche tu hai avuto. Ok, qua non c'è da chiedere veramente nient'altro, è bellissimo. Qua ci sono dei problemi anche a livello lavorativo che vengono sistemati, tu magari non lo sai, eh? Voglio capire adesso qual è la porta che si apre per te, qual è la porta che si apre per te con questa persona, qual è la porta che si apre per te con questa persona, quindi il suo pensiero verso di te proprio in questo istante è questo, magari sta sistemando queste cose ma è questo il pensiero, allora, vediamo quale porta si apre. La sublime porta, ragazze, questa è una carta bellissima, si aprirà veramente, questa persona arriverà con delle intenzioni, o comunque sia ti parla con delle intenzioni importanti, mettendo le carte scoperte, dicendo proprio in modo autorevole effettivamente quello che vuole, l'abbiamo già visto, qualcosa di sublime si apre, che tu non lo vedi adesso magari perché stai in questo stato qui o lui sta in questo stato qui, ok? La sublime porta proprio. Io voglio vedere adesso, stai prendendo tu? Sì. Voglio vedere adesso qui qual è il consiglio per le mie ragazze in questa circostanza, per favore. Qual è il consiglio per le mie ragazze in questa circostanza? Anzi, aspetta, prima ti metto una di queste perché voglio vedere come stai tu. Come stanno le mie ragazze, per favore? O i miei ragazzi? Come stanno rispetto a questa persona? Come stanno? Come stanno le mie ragazze? Sì, tu vuoi chiarire e hai perfettamente chiaro, te lo dicevo anche qui, quello che vuoi da questa persona. Ok. E anche chiarimento, oppure vuoi alla luce del sole, vuoi portare tutto questo e questo ce l'avrai, Quindi nel pensiero, in questo istante, lui sta pensando la stessa cosa. E come devono agire le mie ragazze in funzione di questo sole? Nei confronti di questa persona anche... Ragazze, la Terra, numero 17, quando esce la Terra significa che tutti i tuoi sogni si stanno realizzando. E più che altro anche un'esortazione, siccome questo è tutto già nell'etere, prima di manifestarsi sul piano della 3D, ti dice la Terra che praticamente è importante che tu adesso godi pienamente del momento presente, perché quello che vuoi tu, magari se state già insieme, da dire, no? Questo si sta risolvendo anche rispetto a me, mi viene che ci sono dei problemi economici o cause legali relative a un divorzio, qualsiasi cosa, oppure auspicare a una posizione più importante per darti un matrimonio magari, quindi dovete adattarla, ragazzi miei, ok? Qua c'è un'attesa tua funzionale anche sua, ok? Quindi la Terra ti dice godi pienamente di questo momento adesso, perché tutti i tuoi sogni più sfrenati si stanno realizzando, non a caso è l'arcano maggiore del Sole, ok? Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile e vi abbraccio forte dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua ragazze mie, ragazzi miei, per chi ha scelto la stella verde, andiamo a vedere lui o lei in questo preciso istante nei tuoi confronti, quindi cosa sta pensando, poi andiamo a vedere la parte emotiva e anche quello che ha intenzione di fare. Vediamo lui o lei in questo preciso istante. Vediamo qual è l'energia. Ragazzi miei, connettetevi col vostro angelo custode, se io mi dimentico voi fatelo sempre, metto sempre sotto l'info box per le ragazze nuove qual è il vostro angelo custode in modo tale da invocarlo nel momento in cui voi ne avete bisogno. Allora, chiedo supporto ai 72 angeli maestri ascesi
per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde per la persona specifica del loro cuore. Allora, vediamo qual è l'energia che ha nei tuoi confronti adesso. Vediamo qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti adesso, stella verde. Qual è l'energia? In questo preciso istante. Qual è l'energia in questo preciso istante? Serendipità. Beh, ragazzi, qua è una bellissima energia questa serendipità, è anche un po', vuol dire, un'energia fresca. Qua c'è un quadrifoglio, penso che sia un quadrifoglio, sì, come un'occasione da prendere al volo, qualcosa che qui c'è anche un viso in questo quadrifoglio, è un'occasione da prendere al volo, tu sei l'occasione da prendere al volo, è qualcosa che gli dai leggerezza, qualcosa che tu gli dai o le dai una sensazione di benessere, una sensazione di armonia, tu riesci ad accordare l'armonia della sua vita, riesci a fargli sentire l'armonia della sua vita. Bello, ok. Quindi andiamo a vedere un po'. Sia che tu la stia sentendo, sia che tu non la stia sentendo, questa persona. Vediamo un po'. Cosa mi parla questa serendipità? Quindi l'energia nei tuoi confronti, la tua persona del cuore, la tua persona del cuore. E infatti ricettività, cioè qua lui o lei sente questo, questa è poi una regina di coppe, no? Negli Osho Zen, sente proprio una energia, sente l'amore, questo mi viene da dire, perché la regina di coppe, la ricettività, l'accoglienza, l'amore, la compassione, il sentire, è come se tu accogliessi tutto ciò che lui o lei è. Cioè, lo accogliessi proprio perché ti fa rendere armonica la tua vita, ha reincantato la tua vita, scusami, hai reincantato la sua vita, perché sei piena di estro anche, di iniziativa, riesci a cogliere il bello di tutte le circostanze della vita e a fare delle circostanze più avverse un'opportunità, perché accogli senza riserve. Caspita, ragazzi miei, è bellissima questa energia, eh? Ok, andiamo a vedere un po' il suo pensiero adesso, proprio in questo istante, nei tuoi confronti. Qual è? Cosa mi parla questa ricettività? Di cosa mi parla questa ricettività? Il suo pensiero nei tuoi confronti adesso. Il suo pensiero nei tuoi confronti adesso. Guardando io se no me ne escono 200.000. Vediamo. Beh, qua c'è il presente, sorpresa, ok? Beh, ecco perché, proprio perché riuscite a vivervi l'istante presente godendo pienamente di tutti i frutti della vita. È consapevole questa persona che tu sai vivere il presente e creare il tuo futuro sulla base delle alte frequenze che riesci a coordinare nel momento presente, cioè il tuo futuro vede che tu riesci a costruire un futuro meraviglioso perché tu ti godi esattamente il presente, essendo ricettiva di tutto quello che la vita ti offre. E quindi è come se mi viene in mente anche che qua, per chi non si sta sentendo, vuole farti una sorpresa, perché ricettività, la serendipità è anche gli eventi, no? Gli eventi della vita, quindi lascio fluire gli eventi della vita, anche se non mi sto sentendo, e questo 6 di denari in questo mazzo è anche una sorpresa che vuole farti. Ok, vediamo un po', anche perché il quadrifoglio, ricordiamo, l'occasione da prendere al volo anche, no? Sei l'occasione della sua vita. Vediamo un po' ancora di cosa ci parla lui o lei nei tuoi confronti. Pensiero in questo momento preciso. Eccola, il mago, ragazze e ragazzi. Qua c'è proprio la magia. Qua mi viene che c'è un regalo, una sorpresa, e quindi sei proprio con lei o con lui che ha reincantato il suo mondo. È un'energia straordinaria, complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Fatemi capire ancora adesso con questo mago cosa vi vuole manifestare. Il carro, wow!
Qua trionfo, trionfo, vuole trionfare con te, se vuole riconquistarti o se vuole conquistarti, questa persona lo fa a breve. Mi escono delle carte che di punto in bianco c'è una sorpresa, ok? E quindi la voglia di avanzare insieme, la voglia di progredire insieme, di lasciar fluire gli eventi della vita e progredire insieme vivendo il momento presente, donandosi quotidianamente quella bellezza della vita che soltanto vivendo il momento presente si può fare, ok? Bella, bellissima, guarda, un'energia leggerissima, proprio mi viene un'energia come quella dei bambini, bellissimo, che riescono veramente a viversi il momento presente. Adesso ci andiamo a mettere queste carte, ancora lui o lei verso di te. Usiamo i tarocchi della dea per avere proprio la parte più femminile. Il pensiero verso di te, qual è? Il pensiero verso di te. Qua c'è un 8 di denari. Allora, qua ti vede proprio come colei che si impegna in tutto ciò che le piace o gli piace. Ti vede come colei o colui che si impegna per avere dei risultati a lungo termine e sta proprio nel momento presente. L'8 di denari è proprio, insieme a questa carta, no? Proprio colei che si impegna duramente nel suo lavoro, in quello che le piace, mette a disposizione il suo talento, la sua capacità per impegnarsi in qualcosa che dà risultati a lungo termine, senza tergiversare troppo, si gode proprio il presente. Ti vede anche come colei che vuole costruire, come colei che sa costruire, come colei che si vuole impegnare a costruire, perché quello è l'esempio che tu gli porti. Ok, bello. Ancora, il suo pensiero nei tuoi confronti adesso. Ragazzi, amanti. Eccola, vedi? Poi in questo mazzo è stupenda. Questi sono i tarocchi della triplice dea, è stupendo, è stupendo. E questa persona ha dei sentimenti importanti per te, ok? Te lo dico, mi stanno uscendo carte meravigliose. E questa persona ha veramente dei sentimenti importanti e ti vede come colei con cui costruire. Costruire qualcosa di importante, eh? Quindi ha dei sentimenti meravigliosi con te. Ah, che bello quando vi posso dire queste cose. Allora, vi dico sempre l'opportunità dietro le cose comunque. Allora, adesso io voglio mettere, no, questo è lui o lei verso di te adesso. Vediamo. Quindi questa persona nei tuoi confronti adesso, per favore, ancora. Abbiamo già visto che ci sono dei sentimenti molto importanti, profondi, ma ti dico già che tu stai andando bene perché sei ricettiva. Proprio è un pensiero, gli dai proprio un pensiero di leggerezza, di bellissimo, bellissimo. Ok. Allora, la tua persona nel tuo cuore nei tuoi confronti adesso. Abbiamo un 2 di denari. Vediamo la tua persona nei tuoi confronti adesso. Vediamo un po'. Sì, 4 di denari. La tua persona nei tuoi confronti adesso. 10 di bastoni. Ora ci stanno spiegando quali sono le varie circostanze. Allora, la tua persona nei tuoi confronti adesso. Paggio di spade. Ragazzi, qua questa persona vuole un 10 di coppe, prima di tutto, che è l'amore, la felicità. E cosa sta accadendo? Qua mi possono descrivere i vari scenari che ci sono per ognuna di voi rispetto all'energia generale bellissima che abbiamo visto. È possibile che ci siano altre persone coinvolte, per alcune, e quindi nonostante questo questa persona sta attendendo il momento giusto che gli eventi della vita lo facciano, sbroglino un po' la circostanza affinché si tolga da dosso i pesi che si porta addosso appunto fino a questo momento. Il 4 di denari ci parla della voglia di costruire e anche della voglia che ti tiene ben stretta o stretto al suo cuore. E quindi proprio questo gli dà la possibilità, nonostante ci siano delle circostanze che lo tengono un po' in bilico, comunque sia qualcosa, un'irrequietezza, le circostanze, grazie a questo tuo, grazie al fatto che lui ti tiene ben stretta al suo cuore, questo gli dà la forza di togliersi di dosso gli ultimi pesi e cercare le soluzioni per come giungere poi a questo 10 di coppe, questa armonia, questa bellezza che sente con te. Io adesso ci voglio andare a mettere, anzi faccio questa, una spiegazione su questo 2 di denari, per favore, una spiegazione sul 2 di denari. Sì, questa persona si sente destinata a te. Questo è il suo più grande desiderio, avere un certo equilibrio, se non ci sono altre persone, no? Qualsiasi cosa che può dare instabilità.
vuole trovare l'equilibrio perché si sente destinato a questa relazione con la stella, e la stella è anche la carta della sanazione, ossia io sto sanando il mio disequilibrio interno affinché possa scegliere la strada migliore. E mi dite questi pesi e il 10 di bastoni. 10 di bastoni, per favore, di cosa ci parla? Qua c'è un'attesa e quindi mi tolgo da dosso questi pesi affinché io possa seminare nuovi frutti. Possiamo anche dei frutti importanti, no? Collaborare insieme per trovare, per seminare, prendersi cura del piccolo albero che cresce. E questi mi può parlare anche dei pesi che possono riguardare delle situazioni economiche che sta tendendo di portare che giungano a compimento. Adesso andiamo a vedere, vediamo un po', mettiamo così qua. Allora, vediamo. Lui nei tuoi confronti, per favore, come sta lui o lei? Sì, qua c'è la carta della modestia che ci parla anche dell'essere conscio e consapevole delle sue capacità. Vediamo un po' lui nei tuoi confronti. Qua c'è il diavolo, qua mi dicono che c'è una grande passione nei tuoi confronti. Ancora lui nei tuoi confronti. Qua c'è la voglia di vincere, di trionfare con te rispetto anche magari a delle ossessioni, a delle dipendenze, anche a livello lavorativo, comunque sia delle problematiche che aveva con questo 2 di denari, una certa irrequietezza. La vittoria, c'è il 9 di cuori, la voglia di vincere sulle sue dipendenze, sulle sue incapacità di agire per certi aspetti, no? Io adesso voglio vedere, mettiamo qua, così, ecco qua. Mi dite per favore di cosa parla ancora quelle 10 di bastoni e questo 7 di denari? Piacere, una notizia. Lui sta aspettando di togliersi dosso i pesi per mandarti un messaggio o farti sapere qualcosa di importante di lui. Di cosa parla questa notizia? Di aver raggiunto il successo, il riconoscimento, è una notizia che parla di avvenuto successo rispetto a qualsiasi cosa voi stiate vivendo in questo momento, di difficoltà, di pesi, ok? Quindi anche un messaggio d'amore, perché il 10 di cuori è un 10 di coppe, no? Un messaggio d'amore, quindi magari aspettato per seminare nuovi frutti insieme, prima togliendosi i pesi di dosso, si sente destinato a questa relazione. Ok, io adesso ci voglio mettere queste. Fatemi capire un attimo nei tuoi confronti, quindi il suo pensiero ancora nei tuoi confronti, per favore. Il suo pensiero nei tuoi confronti. Rispetto a eccolo, ecco, torre. Questa persona sta avendo una crisi interna. Ostacoli, compromessi, rispetto a degli ostacoli e dei compromessi da superare. Questa persona sta avendo una crisi interna al pensiero di te. E quindi al pensiero di te sta avendo una crisi interna o comunque sia, lui siccome sa che vuole questo da te, ok, costruire, ricettività, si abbandona un po' agli eventi per cercare di capire come fare a risolvere una crisi interna e sta avendo prima tanta prudenza prima di approcciarsi. La prudenza ce lo conferma anche qui con il paggio di spade, ok, o prima di mandarti un messaggio, qua c'è amore ragazze, molto ricettivo, tu e lui, Abbiamo visto che qua ci vuole il trionfo in questo, quindi adesso mi date, anzi io voglio mettere questo, quindi questo mettiamo qua. Dite, la persona a cui stai pensando, il suo pensiero verso di te, cosa prova per te? Cosa prova veramente per te? Cosa prova veramente per te? Qua c'è il 3 di denari, ragazzi, la voglia di trovare delle soluzioni insieme, mandare avanti un rapporto e trovare dei compromessi insieme. Cosa prova per te? Cosa prova per te? Ragazzi, qua c'è un cavaliere di coppe, prova amore, qua ci sono dei sentimenti importanti e vuole costruire con te, te l'avevo detto anche qua, vuole aprirti il suo cuore, è in cammino per aprirti il suo cuore, gli hai provocato una crisi interna. Cioè, ok, questo diavolo con la torre, una crisi interna, adesso vuole aprirti il suo cuore, dirti se non è arrivato da te ancora, vuole fare questo gesto, lo vediamo qui, ok? E qua ci sono degli ostacoli da superare che sono relativi a questa crisi interna. Adesso vediamo cos'è. Ancora cosa prova per te? Un'altra carta, per favore.
Qua c'è la luna, delle paure ragazze mie, ce lo dice anche qui, ci sono paure relative a qualcosa, relativa magari a questa crisi interna, paure che non ti ha detto, che non sai. Voglio capire di che natura sono queste paure e questa crisi interna. Questo lo mettiamo qua. Di che natura sono? Stai riprendendo? Sì. Di che natura sono queste crisi? Di questa crisi interna, queste paure, di che natura sono? Che paure sono? Paura del successo, paura delle difficoltà, questo è un 9 di coppe e ci dice che tu sei per lui, prima di tutto il 9 di coppe ci dice che tu sei il successo, la prosperità, ce lo diceva anche qui, no? A me viene tanto da dire che questa persona ha avuto una crisi interna perché per la prima volta si è lasciato andare all'amore, Perché lo vediamo qui, una crisi interna lo vediamo anche da qua, per la prima volta si è lasciato andare all'amore e quindi sta facendo le cose con prudenza. Ancora, per favore, queste paure di cosa parlano? Qua c'è un 8 di bastoni, la paura di parlarti, la paura di parlarti d'amore. Ancora, mi dite di cosa parla quella torre ancora con la luna? La torre ancora con la luna. Paura di aprirti proprio il suo cuore totalmente, mi viene da dire. Ho paura di proporti un viaggio, perché questa carta ha anche il viaggio, paura di proporti qualcosa. Però l'abbiamo visto qua che lo fa, Ok. Ancora mi date una carta su quella torre, per favore? E sul diavolo, quello che abbiamo visto prima. Due carte, ok, vediamo. 4 di coppe, amarezza, immobilità, valletto di denari. Allora, ragazze, qua ha la paura di essere contrariato, la paura che tu possa respingerlo. Guarda che ti dico, perché qua abbiamo un 4 di coppe con quest'altra specifica, contrarietà, amarezza, immobilità, e poi abbiamo il valletto di denari, il paggio di denari, ragazzo, ambizione, notizia, no? Quindi rispetto alle paure, alla domanda che abbiamo fatto, la crisi interna che gli hai provocato, ha paura di essere rifiutato. Guarda che ti dico. E poi è vero, perché lui gli hai dato una cosa qua meravigliosa. Ok, io adesso voglio mettere, dove stanno? Le altre carte, queste? Quindi il suo pensiero per te adesso è proprio quello di non sa se farsi avanti e dirtelo. O comunque per alcuni di voi che non si stanno sentendo, che si sono conosciute da poco, oppure che si sono viste e mai hanno avuto nulla. Ok, questo è il pensiero, va bene? Ha paura di essere contrariato, è in cammino verso di te o comunque sia se già lo conosci, ci stai insieme e vuole trovare delle soluzioni, collaborare con te a mandare avanti un rapporto importante, si sente destinato a questa relazione e c'è un'irrequietezza tale che ha paura per molti di mandare un messaggio, ha paura del rifiuto. Qua abbiamo l'amore, ce lo diceva qua, che ti vede impegnata nelle tue cose, ok? Vediamo un po', lui nei tuoi confronti per favore, lui o lei nei tuoi confronti. Lascia andare il bisogno di controllo e qua è come se sta controllando troppo. Magari ecco qua mi viene in mente a molti di voi lui o lei ti vede sui social, ha paura di rifiuto o comunque sia lascia andare il bisogno di controllo, è come se lui si controllasse troppo prima di agire, ok? Si controllasse troppo perché ha paura del rifiuto. Ancora, lui o lei nei tuoi confronti, per favore. Esprimi il tuo amore, non vede l'ora di esprimere quello che sente. Vuole compiere un gesto romantico. Ok, si lascerà andare, l'abbiamo visto già qui, Vediamo un po'. Vediamo un po'. E adesso ci mettiamo questo. Fatemi capire, lui o lei, la persona che tu hai nei tuoi confronti. Qual è l'attitudine energetica dello sciamano? Cosa ci vuole dire lo sciamano? Lui o lei nei tuoi confronti, per favore. Lo sciamano cosa ci vuol dire? L'amato. Mamma mia, ragazzi, accettazione totale. Questa persona è completamente presa da te. Qua c'è l'amato, l'accordo, contratto sacro. Qua questa persona si sente destinata a te. Guardate che carte. Abbiamo l'accordo contratto sacro, cioè proprio l'accordo, il patto animico che è stato fatto prima di incarnarvi, che vi dovevate incontrare per sperimentare entrambi l'amore incondizionato, ragazze o ragazzi. Qua abbiamo la stella
Ecco perché questa è una relazione potentissima per questa persona, già ce lo dicevano prima, qualsiasi siano le vostre circostanze, ragazzi e ragazze, questa è una relazione potentissima, stabilita da Dio e dalla vostra anima prima di incontrarvi, affinché voi entrambi sperimentaste l'amore incondizionato l'uno per l'altra. Sia che l'hai incontrato da poco, che lo conosci già, che aspetti il ritorno, ok? Questa cosa c'è, gli ha creato una crisi destabilizzante completamente, anche se questa persona stava con altre persone. Ragazzi, adattatela, però l'energia di questa persona per te è questa. E la vostra essere destinati a questa relazione per sperimentare l'amore incondizionato, qualsiasi sia la vostra circostanza, anima gemella, femmina gemella, karmica, dovete sperimentare l'amore incondizionato, caspita. Ok, e c'è un contratto sacro qua, l'amato. Accettazione totale, Ok, adesso voglio andare a vedere, quindi qua ce l'hanno già detto, ma io voglio vedere con queste. Abbiamo visto che lui è in arrivo in questo senso qui. Guarda, no, ci voglio mettere queste rispetto alle azioni. Quali sono quindi a questo punto le intenzioni che ha nei tuoi confronti? Quali sono? Le intenzioni abbiamo già visto, le intenzioni che ha nei tuoi confronti quali sono? Le intenzioni. Il mondo, ragazze, vuole assolutamente creare un nuovo mondo insieme, per molte di voi c'è anche una distanza geografica e accorciare le distanze. Vuole assolutamente avere successo in questo nuovo mondo insieme, che tu lo completi. Quindi ancora le intenzioni nei tuoi confronti quali sono? Le intenzioni nei tuoi confronti quali sono? Qua è ossessionato da questa voce, c'è tanta apprensione. Le intenzioni nei tuoi confronti quali sono? Sì, ragazzi, vuole di creare una famiglia. Per molti di voi è una situazione che si è messa in stallo e riparte, ok? Questa è creare proprio la famiglia nobile, nobiltà di intenti, creare proprio una famiglia insieme che abbia nobili intenti. Ancora, le intenzioni dei tuoi confronti quali sono? Sì, ragazzi, qua c'è l'imperatore, c'è proprio la voglia di costruire questa nobiltà di cui stiamo parlando. Ok, mo ci metto queste altre. Allora, le intenzioni dei tuoi confronti quali sono? Le intenzioni dei tuoi confronti abbiamo già visto, ma sì, ragazzi, qua il re di denari è tutta la voglia di costruire insieme. Vuole proprio costruire con intenzioni serie, serissime, aprirti il suo cuore e andare con voi, costruire insieme o ricostruire, perché qua parliamo anche di ricostruire, qua parliamo anche di convivenza, matrimonio, ce lo dicevano anche qui, è un'altra carta sulle di denari. 9 di denari, qua ci dice godere proprio dell'abbondanza. Per molte di voi che avevano altre relazioni karmiche, questa persona è tornata sola, o comunque sia, o tu dovevi tornare da sola, ok? Quindi il 9 di denari ci parla proprio del godere dell'abbondanza e questa persona ha anche il raggiungimento di alcuni obiettivi di tipo lavorativo, ok? L'avevamo già visto qui. Ancora le intenzioni dei tuoi confronti? Sì, ragazze, qua c'è una regina di coppe, che ti devo dire di più? Dei sentimenti importantissimi per te, già ce lo dicevano qua, quindi il suo pensiero specifico adesso è tutto quello che abbiamo detto. Qua ci sono dei sentimenti importanti, un patto animico, lui lo sa, è cosciente, altrimenti non mi escono le carte qui così, è cosciente di questo e quindi è quello di costruire con te, matrimonio, convivenza, famiglia o comunque sia iniziare un ciclo di insieme, anche di lavorativo, per alcuni anche lavorativo, e quindi la sfida è proprio questo, affinché si possa realizzare un progetto insieme, anche sul piano concreto di quello che già la vostra anima aveva prestabilito. Vediamo qual è la porta che si apre. Vediamo qual è la porta che si apre. Qual è la porta che si apre? La porta socchiusa. Qua, allora, la porta socchiusa ci parla di una persona che ha paura ad uscire in caso, siccome fuori è notte, in caso lo aggrediscono, ok? Si apre, siccome abbiamo visto qua che c'è stata anche una crisi interna, la prudenza, ok? Quindi si inizierà a scoprire qualcosa, non si avrà più paura, ok? Questa è la porta che si apre, quella di non avere più paura o da una parte o dall'altra. Ci metto un'altra carta sulle porte, quindi non avendo più paura, che porta si apre? Ragazzi, è la porta santa. Qua vediamo un papa. E questa porta ti dice che si apre, siccome qua non si ha più paura perché si mette alle spalle tutto il passato che può essere anche
altre circostanze contingenti alla vostra, e si va verso la sacralità di questo amore sancito da Dio, il patto. Wow, ragazzi! Ok, adesso io ci metto. Qual è il consiglio delle mie ragazze su come agire in questa circostanza, per favore? Qual è il consiglio delle mie ragazze su come agire in questa circostanza? La via della bellezza, ragazzi, chiaro? Dovete portare l'armonia e la bellezza che già ci dicevano qui. Voi siete un fiore di loto, ossia colei o colui che nasce anche nelle paludi e porta la bellezza laddove gli altri non la vedono. Tu sei un fiore di loto, tu sei la bellezza pura incarnata su questo piano di esistenza, destinata a portare bellezza al tuo intorno, a portare l'armonia. Te lo dicevo anche qui, tu sei colei o colui che porta proprio reincanta il mondo. Ok? La via della bellezza ti dice proprio che rispetto alle azioni che devi compiere, sii la bellezza che Dio ti ha incarnato. Cioè fai risplendere la luce e la bellezza, come già ti avevo detto qui, ovunque vai, ok? In qualsiasi circostanza, fai vedere il bello delle cose, fai vedere l'opportunità che si cela dietro ogni cosa che gli altri possono ritenere oscura, fai vedere la bellezza in ogni cosa, fai vedere la bellezza anche laddove gli altri non la vedono, ok? Come dice Salvatore Brizzi, il mondo è bello, siamo noi ad essere ciechi. Quindi fai vedere la bellezza, perché se Dio crea qualcosa nel male, nel bene, c'è sempre un motivo, ok? Quindi una stesa bellissima, ragazze mie, complimenti. Tu stai riprendendo, no? Sì. Quindi ragazze mie e ragazzi miei, io spero di esservi stata utile e vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!